Ciao amici, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi è il quinto episodio di Into the Race. Siamo ancora qui a Ockham, come potete sentire c'è già la qualifica del Formula 3 in corso e tra pochi minuti ci sarà la qualifica 1 e la farà Nagy, come sempre a bordo della Huracan GT3 del team Ombra Racing. Come vi dicevo, ora è il turno del buon Nagy che farà qualifica 1. Ieri ha fatto un grande lavoro, adesso speriamo per la qualifica. Forza Nagy. Yay. Qualifica un po' difficile per Nagy, ha fatto P20, sente la macchina molto scivolare, adesso dobbiamo lavorare sulla macchina, infatti ha fatto un tempo peggiore rispetto al suo di ieri, quindi dobbiamo capire un po' dove si è sbagliato, magari qualche errore o qualcosa di setup che dobbiamo mettere a posto. Il team sta facendo un gran lavoro, quindi testa alta e via. Manca poco, è arrivata l'ora di prepararsi, allora qua è parte del mio abbigliamento. Pantalone inifugo, calze inifughe, sottocasco inifugo, poi tuta, come l'avete già vista, anche questa tutta inifuga, maglietta inifuga sempre, guanti, anzi in questo caso qua guanto, non so dove sia l'altro, e poi c'è il casco che è dall'altra parte con il suo rispettivo ANS. Quindi mancano pochi minuti alla partenza, partirà Nagy, la gara durerà 70 minuti e fino al 40° minuto si potrà fare il cambio pilota, quindi decideremo noi in base a safety car, passo di gara e strategie dell'ingegnere. In Germania ci sono tanti appassionati, infatti trovo delle cartoline anche vecchie, qualche foto vecchia da firmare. Oh, che ricordi, questo qua è il 488, anzi 458 GT2 Alemán, Lamborghini dell'anno scorso a Monza nel Blancpain. Il tempo non è tra i migliori, infatti qua si vede che i meccanici stanno già preparando le gomme da bagnato, lo scaldone è pronto, qua ci sono tutte le gomme già al caldo da ormai un'oretta, quindi almeno la gomma si scalda bene e anche tutto il cerchio all'interno. E qua vediamo il nostro grande Zande, ciao Zande, vicino alla macchina della benzina. Poi entriamo dentro, qua abbiamo dei set usati da bagnato, gomme nuove che useremo domani, gomme slick, le useremo per la nostra qualifica, tutta l'attrezzatura, il mio casco, Elvi, un'amica di Elvi e la nostra macchina che è quasi pronta. Adesso stanno partendo le gare di contorno, che non sono tanto contorno perché sono dei Formula 3 e sono delle grandi macchine. E come tutti i weekend, prima della gara, proveremo dei cambi pilota. Vero Nagy? Sì. Vero. È arrivato il momento, stanno partendo, hanno appena portato le gomme calde, le stanno montando e la macchina tra pochi secondi partirà, andrà in griglia e da lì gara. La macchina è andata, cerco di portarvi lì con me, farvi vedere un po' tutta la griglia come è fatta, per chi non lo sapesse.
Purtroppo siamo 20esimi, come avete visto in qualifica, partiamo indietro, lascio tranquillo Nagy, sono andato a salutarlo, a dargli qualche consiglio, ma non mi avvicino con la telecamera, che è il momento con più tensione del weekend qua. Prima della partenza è un momento che per chi ha fatto qualche gara lo capirà, che si è davvero tesi. Quindi ora deve stare bello concentrato, partendo così indietro deve attaccare il prima possibile. Partenza di Nagy, parte bene, rimane molto attaccato alla macchina davanti a lui, le due Lamborghini, una esterno e una interno, grande staccata di Nagy, c'è una Lamborghini davanti a lui, gli parte anche quella all'interno, è stato bravo e si è salvato, molto bene. Molto vicino qua, curva lenta, non si tocca, si è tolto un grosso problema. Grande staccata al tornantino, si avvicina molto a Mercedes all'esterno di lui, lo sfiora, guadagniamo una posizione e ci salviamo. Staccata forte, arriva lungo, tocca l'erbette in uscita, perde tempo, perde grip e veniamo sorpassati dalla Lamborghini di nuovo. Esce forte dal curvone, affianca all'esterno la Lamborghini nera, grande staccata di Nagy, rimane all'esterno ed effetto sorpasso, grande Nagy. Safety car, grande pelo, gli ha frenato di colpo la Mercedes davanti a lui, quasi quasi la prende. Ripartenza di safety car, perde un po' di metri, ma va bene così. Arriva lunga la Mercedes davanti a lui, guadagniamo la posizione. Bravo Nagy. Box di slap, quindi rientra. Tira la staccata, mette l'imitatore e ora cambio pilota. Cambio pilota fatto, non abbiamo perso tempo, quindi molto bene, riparto, esco ai box, tolgo il pit limiter, purtroppo ci passa subito la Ferrari davanti a noi. Cerco di spingere subito forte e recuperare un po' di terreno che abbiamo perso. 1:39,73, molto buono. Mi hanno appena detto via radio che siamo la quarta macchina più veloce in pista, quindi molto bene. Abbiamo una McLaren davanti a noi, cerco di andarla a prendere, siamo più veloci, quindi ora devo spingere il più possibile. Sono molto vicino a lei, adesso cerco di sorpassarla il prima possibile, ma sta perdendo tanto olio la macchina davanti a noi e ho il vetro che si sta sporcando sempre di più.
cerco di uscire più forte di lui, rettilineo lungo, cerco di prendere la scia, ma niente, la McLaren va molto molto più forte di noi, circa 15 km/h più forte di noi. Vedete che anche in scia la macchina davanti a noi se ne va. Abbiamo molta più velocità nei curvoni, mi riesco a avvicinare in uscita delle curve, ormai il vetro è sporchissimo, sta perdendo sempre tantissimo olio, esco più forte dal tornante, mi metto in scia, ma se ne va sempre, se ne va sempre. Sono molto vicino al vetro che non vedo davvero più nulla, non è possibile, non è possibile. Arriva lunga il tornantino, mi infilo, esco meglio di lei, vediamo cosa succede. No, niente, neanche adesso, ha troppo più motore di noi. Cerco di infilarmi qua, no, mi chiude e vado molto molto vicino al contatto. Ho il vetro che come vedete non vedo più nulla. Arriva ancora lunga, finalmente ci siamo, riesco a sorpassarla e posizione conquistata. Abbiamo perso veramente troppo tempo, giravo sul 39 alto, ho fatto tanti giri dietro di lui sul 41-42, ho perso troppo tempo. C'ho un doppiato davanti a me con la Mercedes, mi fa passare in un punto bruttissimo, però va bene così, è un doppiato. Ho il vetro che non vedo più nulla, non vedo neanche più i punti di corda. Ormai mancano solo 2 giri, provo a far andare i tergicristalli, anche se so che farò solo danni, ma mancano 2 giri, ci provo. E infatti il vetro rimane sempre sporchissimo. Bandiera a scacchi, purtroppo avevamo veramente un buon passo, ma abbiamo perso troppo tempo dietro con la McLaren che ha molto più motore di noi e perdeva quell'olio che non ci ha fatto più vedere. È andata così. Gara terminata. Da un punto di vista sono molto soddisfatto,
Dall'altro punto di vista sono veramente incazzato e deluso del BOP che stanno facendo, perché come avete visto sono stato dietro una macchina guidata in quel momento lì non in modo eccellente, perché comunque era un NAM e ci ho messo tanti giri. Quindi questo significa che il BOP, che il balance of performance, in questo momento non è fatto così bene. Tutte le Lamborghini perdono troppo rispetto alla McLaren e questo rende le gare noiose e difficili per noi Lamborghini. Sono contento invece che abbiamo un bel passo veramente buono anche rispetto alle altre Lamborghini, quindi abbiamo lavorato duramente. Ho finito 11° e ritrovandomi dopo il pit 15° dopo la partenza di Nagy. E sono anche un po' schifato da tutto l'olio che ha tirato fuori con la McLaren e vi dico la verità che è stata la prima volta in vita mia che facevo fatica a vedere davanti, perché ho provato l'ultimo giro, ho fatto andare il tergicristalli, ma sapevo che non avrebbe fatto niente, anzi forse anche un po' di danni, quindi l'ho tenuto come ultima spiaggia per l'ultimo giro, infatti non ha fatto niente. E vi dico che non ho visto niente da metà gara in poi. Potrebbe sembrare una scusa, ma in questo caso qui assolutamente non lo è e non vedevo assolutamente nulla. Fatemi sapere voi come vi è sembrato questo video, se vi è piaciuto, fatemi sapere qualsiasi cosa, ditemi quello che vorreste vedere nella prossima gara e cercherò di accontentarvi. Ci vediamo al prossimo video che sarà l'episodio 6 gara 2. Un saluto da Elvi. Seguitela su Instagram, vi lascio il link qui sotto, e seguite anche me su Instagram Federico_Leo88 e attivate la campanella qui sotto se volete rimanere aggiornati. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao.